Amici di Mille Mosche, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele e oggi andremo a vedere la nuova serie di ami realizzata da Hotfly. Prima di entrare nel vivo della recensione e vedere ogni singolo amo nel dettaglio, volevo elencarvi le caratteristiche che accomunano tutta la serie. Hotfly ha realizzato una serie di 12 ami, 7 da ninfa, di cui 3 sono jig, poi troviamo 4 ami da secca e un amo da streamer, tutti barbless, quindi sprovvisti di ardiglione, una scelta decisamente al passo con i tempi, ideali per praticare un corretto catch and release. Tutte le punte sono state affilate chimicamente, questo significa che sono state corrose attraverso degli acidi, permettendo così di realizzare delle punte molto più fine e molto più acuminate di quanto si sarebbe potuto fare utilizzando un'affilatura meccanica. Per proteggere questa particolare affilatura, tutte le punte degli ami sono state rivolte verso l'interno. Inoltre, tutta la serie di ami è stata forgiata. Per capire bene la differenza tra un amo forgiato e un amo normale, basterà osservarne la sezione. Infatti, la sezione di un amo normale sarà a forma perfettamente circolare, mentre la sezione di un amo forgiato avrà una forma molto più rettangolare. Ora, io con questo schemino credo di aver esagerato un po' troppo nel farvi vedere la forma rettangolare, ma se osserviamo nel dettaglio il particolare di un amo forgiato, noteremo che la superficie è leggermente piatta. Questo significa che l'amo è stato forgiato. Quando andremo a vedere ogni singolo amo, in alto sullo schermo apparirà una banda azzurra. A sinistra di questa banda azzurra ci sarà scritto in bianco il nome dell'amo, mentre a destra in nero ci sarà un codice. Questo codice, se andrete ad inserirlo nel motore di ricerca del nostro sito, sarete in grado di risalire al prodotto del quale stiamo parlando. Tutti i dressing che vedrete all'interno di questa recensione sono stati realizzati da un grande amico nonché da un bravissimo costruttore, Alessandro De Togni. Vi avviso che questa sarà una recensione un po' particolare perché, siccome ci tenevo a farvi vedere nel dettaglio ogni singolo amo, ci sarà solo la mia voce che commenta delle immagini. Per quanto riguarda noi, ci vediamo per i saluti a fine video. Iniziamo questa recensione dai jig. Gli ami jig sono molto utili in quelle situazioni in cui dobbiamo far lavorare la ninfa nei pressi del fondo. Infatti, grazie alla particolare inclinazione dell'occhiello, sono in grado di far lavorare l'amo con la punta rivolta verso l'alto. Questo risulta essere molto utile per ridurre sensibilmente gli incagli sul fondo, ma anche per preservare la filatura della punta, evitando di farla sbattere su pietre e ostacoli vari. Fatta questa piccola premessa sugli ami jig, entriamo nel vivo della recensione osservando uno dei modelli più interessanti della serie, il jig Wide Gape. Quest'amo è caratterizzato dal fatto di avere una distanza tra la punta e il gambo molto ampia e leggermente sproporzionata rispetto alla lunghezza del gambo. Questo lo rende un amo molto apprezzato dai garisti per la sua estrema efficacia in ferrata. Ma vediamo qualche dressing. Il secondo amo jig che andremo ad osservare è un amo molto robusto ed ha la caratteristica di avere la punta ampiamente rivolta verso l'interno, caratteristica questa che garantisce un'ottima tenuta del pesce in fase di combattimento, evitando così spiacevoli slamature. L'ultimo amo jig della serie che andremo ad osservare ha una forma molto classica e come tutti gli altri si presta benissimo per la costruzione di ninfe molto pesanti o per essere abbinato ai corpi in tungsteno Javi. L'Hotfly Universal, come dice il nome, ha un profilo universale e si presta molto bene per la realizzazione di moltissime tipologie diverse di imitazioni. Vale la pena segnalare che questo è l'unico amo della serie ad avere l'occhiello perfettamente in linea con la direzione del gambo.
Tutti gli ami che andremo a vedere adesso hanno l'occhiello leggermente rivolto verso il basso. Questa inclinazione è molto utile in fase di ferrata perché sposta su due piani differenti l'asse del gambo dell'amo con l'asse della lenza. Nel momento in cui andrete a creare una trazione con la ferrata, la direzione dell'occhiello tenderà ad allinearsi con la direzione della lenza, provocando una rotazione nell'amo tale da aumentare la possibilità di una buona ferrata. L'amo che osserveremo adesso è il Dry Nymph ed è sicuramente un ottimo compromesso con il quale potrete realizzare sia mosche secche che emergenti o ninfe. Anche quest'amo, come il jig visto in precedenza, è dotato di una punta ampiamente rivolta verso l'interno, che permetterà un'ottima tenuta del pesce in fase di combattimento, evitando così spiacevoli slamature. Il grab pupa, come ci suggerisce il nome, è l'amo ideale per realizzare delle piccole larve o delle pupe di sedge. La sua forma arcuata fa sì di aiutare a rendere molto veritiera la tua imitazione. Ma vediamo qualche dressing realizzato per noi da Alessandro. L'amo che vedremo adesso ha un gambo molto lungo se paragonato alla lunghezza della punta. Inoltre, la sua forma arcuata lo rende ideale per costruire imitazioni di sedge, stonefly o grosse larve. Viene molto utilizzato anche per realizzare delle esche da spinfly. Il prossimo amo al quale rivolgeremo la nostra attenzione è il Long Shank Nymph ed è un amo specificatamente studiato per la realizzazione di mosche secche, essendo esso molto sottile e leggero. Come ci suggerisce il nome, è dotato di un gambo molto lungo. Il prossimo amo da secca della Hotfly Superb che andremo a vedere oggi è il Dry V3, molto sottile e leggero ma allo stesso tempo molto robusto e resistente. Questo è sicuramente un amo sul quale potete lasciare andare la vostra fantasia in materia di dressing. Questo amo, realizzato specificatamente per la realizzazione di mosche secche, è l'unico che, a differenza dei due modelli visti in precedenza, ha la punta ampiamente rivolta verso l'interno e, come abbiamo già visto, questo ti aiuta molto per evitare di slamare il pesce durante il combattimento. Il Grab Buzzer ha la classica forma arcuata che viene data agli ami usati per realizzare imitazioni di piccole larve o pupe di sedge. Sostanzialmente è molto simile al Grab Pupa visto in precedenza, con la sola differenza che quest'amo è molto più sottile e leggero, quindi ideale per la realizzazione di chironomi. A completare la serie di ami barbless della Hotfly Superb è un amo molto resistente e robusto, ideale per costruire piccoli streamer. Possiamo tranquillamente dire che con questa serie di ami avrete la possibilità di realizzare moltissime tipologie diverse di dressing. Questa recensione si conclude qui, io vi do appuntamento al prossimo video, nel frattempo vi lascio con una carrellata di tutti i dressing realizzati per questa recensione da Alessandro. Ciao!
making me shiver. He's not like you, don't want him to. He's more like the river, growing stronger. When we're alone, there's no you in the picture. Ain't my number, isn't how I wanted to. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know